Allora, vogliamo risolvere questo esercizio, quindi la cosa più opportuna da fare è quella di separare lo studio delle radici, cioè andremo a studiare prima questa radice qua e poi quest'altra radice qua. Che cosa dobbiamo andare a fare? Siccome sono delle radici quadrate, dobbiamo necessariamente imporre che l'argomento della mia radice quadrata sia maggiore o uguale di 0, e questo per le condizioni di esistenza. Quindi che cosa vado a fare? Prendo tutto quello che c'è sotto la mia radice, quindi a prescindere da come è fatta la radice, qualunque cosa ci sia sotto, vado a prendere a e la impongo maggiore o uguale di 0. Nel nostro caso particolare questa a è fatta da questa frazione, quindi x fratto x meno 1. Quindi questo va a costituire la prima condizione che noi dobbiamo studiare. E dobbiamo imporre che questa cosa qui sia maggiore o uguale di 0. Allo stesso modo dobbiamo fare la stessa cosa con l'altra frazione, quindi andare a imporre che 5 meno x fratto 5 più x sia maggiore o uguale di 0. Per quanto riguarda la prima, si può concludere immediatamente se noi andiamo a capire cos'è che annulla il numeratore. Il numeratore viene annullato da 0, mentre il nostro denominatore viene annullato da 1. Cosa succede poi? Mentre sicuramente 0 è un valore incluso perché sta al numeratore, l'1 sarà un valore escluso perché sta al denominatore. Il denominatore non può mai essere maggiore o uguale di 0, può semplicemente essere maggiore di 0, perché non può proprio essere uguale a 0, deve essere diverso da 0. Allora cosa possiamo concludere? Siccome qui c'è il maggiore uguale e le mie soluzioni sono 0 e 1, dove 0 è incluso e 1 è escluso, allora posso concludere dicendo che x deve essere più piccola rispetto a 0, 0 va anche bene, oppure x deve essere più grande di 1, 1 non va bene, va escluso abbiamo detto. E in questo modo sono riuscito a studiare la prima. Per quanto riguarda lo studio della seconda, che cosa faccio? Devo cercare prima di ordinarmi le cose. Allora, mentre il mio denominatore lo posso ordinare facilmente, perché che cosa mi dice la proprietà commutativa? Che cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia, quindi al posto di mettere 5 più x metto x più 5. Per quanto riguarda il numeratore, questo non lo posso fare direttamente, lo posso fare se sfrutto un segno meno, cioè se vado a cambiare il segno del mio numeratore. Allora e solo allora posso rigirare le cose e quindi dico x meno 5. Ho letteralmente raccolto un segno meno. Che cosa succede però adesso? Che qui rimane sempre maggiore o uguale di 0, ma nel momento in cui vado a liberarmi di questo segno meno, dovrò andare a rigirare il verso della mia disuguaglianza. Quindi avrò x meno 5 fratto x più 5, e se vado a sfruttare questo segno meno qua, che cosa succede? Che io devo rigirare la mia disuguaglianza, quindi avrò minore o uguale di 0. Quindi devo fare questo aggiustamento in modo che uso lo stesso trucchetto di prima. Cos'è che annulla sopra e cos'è che annulla sotto? Sopra il numeratore viene annullato da 5, mentre sotto il denominatore viene annullato da meno 5. Solo che meno 5 non lo posso includere perché sta al denominatore. 5 lo posso includere sopra perché sta al numeratore. Stesso discorso di prima. E il mio numeratore può essere sempre incluso se c'è l'uguale, il denominatore mai, anche se c'è l'uguale, perché il denominatore non può mai essere uguale a 0. Ecco che anche qui allora riesco a dare la mia conclusione. E quindi che cosa succede? In questo caso, siccome c'è il minore uguale, quindi devo prendere le soluzioni interne, e allora avrò x compreso tra 5 e meno 5, dove, ripeto, meno 5 deve essere un valore escluso. Allora questa cosa qui mi rappresenta la mia soluzione numero 2. Quest'altra cosa qui mi rappresenta la mia soluzione numero 1. Cosa devo fare adesso? Devo unire queste due soluzioni in un unico grafico.
Quindi, come si fa questo unico grafico? Allora, ci accorgiamo che i valori sono meno 5, 5, 0 e 1. Quindi io devo riportare su un grafico esattamente questi valori. Quindi vado a creare il mio grafico in cui ho, abbiamo detto, partiamo dalla prima, 0 e 1. Ovviamente i numeri vanno messi in ordine crescente, poi non importa in realtà se la riproduzione in scala non è fedele, l'importante è metterli in ordine. E qui noi andiamo ad esaminare quindi la prima soluzione. La prima soluzione adesso che cosa mi dice? Mi dice, guarda che io volevo x minore o uguale a 0 oppure x maggiore di 1 e quindi andiamo a farlo. X minore o uguale di 0, quindi vuol dire che lo 0 è incluso e poi deve essere maggiore rispetto ad 1, il che vuol dire che l'1 non lo posso considerare. Ma per gli stessi discorsi fatti prima, posso considerare il 5, ma non posso considerare questo meno 5. E quindi anche in questo caso la situazione è questa. Devo sfruttare per finire l'ultima informazione, ossia l'informazione numero 2, la quale che cosa mi dice? Mi dice guarda io voglio la x compresa tra meno 5 e 5. Quindi ok, faccio così e ho completato il mio grafico. Perché? Perché adesso posso finalmente andare a selezionare la mia soluzione. Lo spazio azzurro adesso sarà quello in cui avrò la mia soluzione. Perché? Perché essendo un sistema, cioè le due soluzioni delle due radici si devono verificare contemporaneamente, allora che cosa prendo? Prendo i rami del grafico in cui entrambe le soluzioni vanno d'accordo, cioè come, ripeto sempre, immaginare che due amici decidono contemporaneamente di andare in un posto. Ovviamente decideranno il posto in cui entrambi saranno d'accordo, come accade per queste soluzioni. Queste soluzioni decidono di stare contemporaneamente tra meno 5 e 0, quindi abbiamo meno 5 minore di x minore o uguale a 0, che mi rappresenta il primo spazio, oppure abbiamo la x compresa tra 5 incluso e 1 escluso, che mi rappresenta quindi questo secondo spazio. Andiamo adesso a vedere se effettivamente queste sono le soluzioni e direi di sì. La x compresa tra meno 5 e 0, con 0 incluso. Vediamo, è proprio così. Mentre poi abbiamo la x compresa tra 1 escluso e 5 incluso. Ed è proprio così. Per concludere andiamo a fare un piccolo approfondimento, perché magari non tutti riescono a vedere questi passaggi che ho fatto io in maniera così semplice, perché normalmente prendiamo ad esempio il primo caso. Il primo caso mi dice, guarda, prendi x fratto x meno 1 e vattelo a studiare maggiore o uguale di 0. Quindi com'è che uno procederebbe normalmente in questi casi? Prenderebbe il numeratore, quindi farebbe x maggiore o uguale di 0, e prenderebbe il denominatore e farebbe x meno 1 maggiore o uguale di 0, non lo posso mettere l'uguale, ripeto perché siamo al denominatore, quindi va sempre escluso, e quindi questo mi porta a dire x maggiore di 1. Quindi le mie soluzioni sono queste. E come ci si comporta in questi casi? Si va a fare un grafico. Quindi prendo lo 0 incluso, l'1 escluso e cerco di vedere che cosa fa il numeratore. Il numeratore mi dice vai dopo 0 e quindi siccome è un grafico di segno devo mettere i trattini. Il denominatore mi dice vai dopo 1 e quindi metto i trattini qua, prolungo. E che cosa notiamo? Notiamo che qui ci vuole un segno più, qui abbiamo un segno meno, qui abbiamo un segno più, perché è fatto rispettivamente meno per meno, più per meno, meno, più per più, più. Però adesso dobbiamo guardare che cosa dice
la mia frazione? La mia frazione dice prendi il maggiore uguale. Ok? E che questo corrisponde nel grafico a prendere i segni più. E allora in questo modo abbiamo scoperto che la nostra soluzione starà qui e che quindi dobbiamo andare a prendere rispettivamente x minore o uguale di 0 oppure x maggiore di 1. Quindi che cosa concludiamo? Concludiamo che con molta più fatica con questo metodo siamo riusciti a dare la soluzione che prima abbiamo dato immediatamente qua. Perché, ripeto, l'accortezza sta lì. Quando ho una frazione così semplice, dove c'è solo un numeratore e solo un denominatore così facile, allora basta considerare i valori che mi vanno ad annullare il mio numeratore e il mio denominatore. Quindi nel primo caso 0, nel secondo caso 1. Guardo il mio segno, se è maggiore o uguale posso dire direttamente soluzioni esterne. Altrimenti, se non applico questo metodo molto più semplice, sono costretto a farmi tutta questa discussione e alla fine di questa discussione otterrò il mio caso 1. Quindi non ne vale la pena, conviene utilizzare il primo metodo, quello che ho proposto all'inizio, altrimenti che cosa succede? Che devo fare un grafico, poi dovrei fare l'altro grafico dovuto a quest'altra e infine un terzo grafico, che è quello finale, quello che mi interessa, quello che mi dà la mia soluzione. E invece, in questo modo, col mio approccio, direttamente arrivo al grafico finale senza dover passare da altri grafici intermedi che sono il grafico della 1, il grafico della 2, che comunque, insomma, ti porta in una verifica ad avere sicuramente molto più tempo perso che rispetto, diciamo, a questo approccio che è sicuramente più semplice.